Buongiorno lettrici e lettori, io sono Michela, benvenuti in un nuovo video. Oggi vi porto i fumetti essenzialmente del Free Comic Book Day e gli ultimi acquisti fatti in fumetteria, perché sono stata in fumetteria e questo mese c'è il Free Comic Book Day. Che cos'è? Ogni anno le case editrici italiane si mettono d'accordo per organizzare una giornata dove vengono regalate delle piccole anteprime dei fumetti in uscita. Quest'anno, insomma, a causa Covid e tutto quello che sta succedendo, hanno deciso di far durare questo evento tutto il mese di dicembre. Quindi se voi andate in fumetteria e fate, insomma, a fronte di un piccolo acquisto, vi verranno regalati degli albetti che sono appunto delle anteprime delle prossime uscite. Io sono stata in fumetteria, ho fatto un bel acquisto e mi sono portata a casa ben 12 volumetti. In realtà i volumetti sono 13, manca quello di Topolino che in fumetteria da me non era arrivato. Vi mostro prima i fumetti del Free Comic Book Day, ne parliamo un po' anche perché li ho letti tutti insieme, poi vi mostro insomma gli acquisti fatti. Cominciamo subito con le anteprime delle cose italiane. Innanzitutto per la Bonelli, questo di Nick Ryder, che è un prequel praticamente del fumetto di Nick Ryder. Io non sono in target con la lettura di questo genere di fumetti, quindi sicuramente per gli amanti di Nick Ryder lo apprezzeranno sicuramente più di me. Comunque è un prequel, nulla di innovativo, insomma siamo sempre sul genere che i lettori già conoscono. Altro fumetto di stampo italiano è Gli uomini della settimana di Bilotta e Ponchione. Io qui avevo aspettative altissime perché loro sono gli stessi di Mercurio Loi, che io ho adorato alla follia. Questo è un fumetto sempre uscirà nel 2021 che parla di supereroi però in versione molto ironica. In realtà qui è stato un nì, io non l'ho capito benissimo questo fumetto, però mi riservo di leggerlo, perché questa cosa mi è successa anche con Mercurio Loi. La prima volta che l'ho letto non avevo ben capito cosa avessi letto davanti, cosa avessi in mano, e non ero molto convinta, dopodiché l'ho adorato alla follia. Quindi io mi riservo di dare un giudizio più dettagliato di questo fumetto quando l'avrò letto. Questa è sicuramente una lettura che farò, vabbè, con loro praticamente io compro a scatola chiusa tutto quello che pubblicano, e quindi sicuramente è una lettura che farò e magari, insomma, soprattutto magari per i primi numeri, vi porterò anche magari sul canale e appunto, ripeto, su questa piccola anticipazione è un nì, ma sono abbastanza convinta che invece il fumetto vi piacerà. Vi mostro qualcosa dell'interno, su come sono i disegni all'interno. Ho detto è una storia che parla di supereroi in maniera molto ironica. Terza uscita di stampo italiano è Sweet Paprika di Mircandolfo. Mircandolfo, insomma, voglio dire, ormai la conosciamo tutti, il suo stile di scrittura, la sua ironia, quello che mette nelle cose che scrive, e qui siamo perfettamente in linea con le altre cose insomma, che ha editato, che ha realizzato, assolutamente divertente, irriverente, sicuramente da leggere. Vabbè, il volume è sicuramente una cosa che leggerò, che vi porterò, e sono convinta insomma avrà un grande successo perché è veramente carino. Parla di questa Paprika, che è una donna in carriera ma che praticamente non ha una vita privata e incontra questo fattorino che invece è insomma molto dedito alla vita privata. In questo caso abbiamo i disegni in bianco e nero con i retini, fatemi vedere che vi sto mostrando perché insomma ci sono pagine molto piccanti qui e quindi bisogna stare attenti a cosa vi mostro. Sicuramente una delle cose migliori, più divertenti di questo Free Comic Book Day. Passiamo alle anteprime dei manga. Innanzitutto per la Planet questo Sing Yesterday for Me, che io onestamente non ho capito. C'è questo tizio che lavora in un locale e incontra questa ragazzina con dei corvi. Dopodiché io non l'ho capito. Sicuramente, vabbè, è un'anteprima, bisogna aspettare il fumetto che io ovviamente non leggerò perché questa anteprima non mi ha lasciato proprio niente. Se poi voi leggete il fumetto quando uscirà, fatemi sapere cosa ne pensate. Ecco, a proposito di questo fumetto quando uscirà, sarebbe bello e meraviglioso che tutte le anteprime avessero data d'uscita, invece no, peccato, perché capisco che insomma sono uscite nel 2021 e non tutte ancora hanno una data vera e propria, però è stato un po' faticoso andare a cercare cosa usciva quando.
Altro manga uscito sempre per il Free Comic Book Day, assaggio del manga, è questo Matsunaga-san, storia d'amore di questa ragazzina di 15 anni che si trasferisce in una comune, in una casa comune, dove incontra il solito bello e dannato e vabbè. La storia parte da presupposti molto classici, dove lei vuole fare la donnina di casa, insomma, i presupposti sono quelli molto visti e rivisti, però la storia è carina. È di intrattenimento, quindi se vi piace questo genere di storie sicuramente vi consiglio di andare a dare un'occhiata a questa anteprima perché la storia è divertente e carina, quindi intrattiene assolutamente. Altro manga uscito per il Free Comic Book Day è questo Zero Tea Time, che è Detective Conan in versione adulta. Questo fumetto mi ha interessato parecchio, se non altro come sono veramente becera per come è cresciuto bene Detective Conan. No, vabbè, sì, anche per quello, ma in realtà è anche carina questa anteprima, anche se appunto è proprio un piccolo assaggio, quindi non leggiamo poi molto. Però l'ho trovato sicuramente interessante, sicuramente questa è una lettura che mi andrò a fare, se non altro appunto per l'avvenenza del protagonista. Io veramente... Che si deve fare con me? Ultima preview, anteprima dei manga è Solo Leveling. Solo Leveling che in realtà è un manhwa, non è un vero manga, è uscito all'inizio come webcomic, se ne è parlato tanto online di questa uscita e io l'ho adorata. È secondo me la migliore anteprima di tutto il Free Comic Book Day, l'ho letteralmente adorato, sicuramente, questo sicuro lo vedete sul canale, perché non vedo l'ora di leggermelo, essendo un manhwa e non un manga, esce a colori ed è veramente carino, malgrado sia un'anteprima, ma ripeto, è sicuramente quello che mi ha interessato di più, ma coinvolto di più. Parla di una terra dove si sono aperti dei portali dimensionali oltre i quali ci sono dei demoni e quindi si sono organizzate delle squadre di cacciatori per andarli ad uccidere. Il protagonista è fa parte di queste squadre di cacciatori, ma è il più scarso di tutti. E fa praticamente questo solo lavoro perché è l'unico lavoro che è riuscito a trovare, però è veramente scarso e i disegni sono veramente belli, la storia è veramente carina, non vedo l'ora di leggermelo e esce anche questo a data da destinarsi, che è uno di quelli... Oh, di questa ero andata a cercare la data d'uscita, ma adesso non me la ricordo. Comunque, sempre uscita del 2021. Veniamo a tutte le altre anteprime. Innanzitutto Godzilla, questo uscirà a Saldapress, è l'anteprima di credo uno spin-off di Godzilla, adesso non sono sicura, potrei anche dire baggianate. Comunque siamo in un futuro dove... non mi viene il termine tecnico per questi animali gigantoni, vabbè, qualcuno me lo scriverà sotto nei commenti, comunque si sono estinti, l'umanità è praticamente allo stremo delle forze e succede qualcosa che non vi dirò perché altrimenti sarebbe spoiler. Questo non è il mio genere di lettura, però devo dire è stata una lettura piacevole, sicuramente consigliata a tutti gli amanti di questo genere. Anche se non vi posso dire praticamente niente perché tutto quello che vi vado a dire del volumetto è spoiler, quindi anche questo uscita 2021. Altra anteprima della Free Comic è Firepower, in realtà questa è l'anteprima del 2 perché l'1 è già uscito. Anche questo non è il mio genere, però devo dire ho trovato la lettura piacevole. Qui allora lasciatemelo definire una via di mezzo tra Dragon Ball e Karate Kid. Per gli amanti del karate, con un pizzico di magia e qualche elemento sovrannaturale, sicuramente lo apprezzerete tanto. I disegni sono molto piacevoli, soprattutto quando ci va a mettere tanti neri, l'autore, sicuramente. Vediamo qui proprio degli elementi, insomma, alla Dragon Ball. Però sicuramente lettura piacevole anche per me che, ripeto, non è il mio genere. Di questo poi, se l'anteprima vi stuzzica, dovreste trovare già il primo volume, quindi insomma motivo in più per andarselo a vedere. Altre anteprime del Free Comic Book Day abbiamo Red Border. Red Border è un racconto che uscirà per edizioni Star Comics di due profughi al confine con gli Stati Uniti che cercano appunto di attraversare il confine e entrare negli Stati Uniti, ai quali succede veramente di tutto. È sicuramente un fumetto impegnato, più adulto, lo vedete anche dal punto di vista dei disegni, che sono sicuramente i disegni più adatti a un pubblico adulto, ma anche per le tematiche che si affrontano nella storia, che insomma sono abbastanza moralmente impegnative.
Anche questa è sicuramente una lettura per chi ama questo genere di fumetti, devo dire piacevole, piacevole, insomma, sono argomenti pesanti, però una buona lettura sicuramente da fare. Altra anteprima per il Free Comic Book Day è questo con l'incipit di Dark Metal, che è questo evento che attraverserà nel 2021 il mondo DC. Allora, non vi dirò niente perché chi non ha letto praticamente le ultime cose di DC è tutto mega spoiler, quindi non vi dico proprio niente, se non che l'idea di base in questa storia è veramente bella. Ora, questa è veramente una piccola anteprima, quindi io non riesco a giudicarlo nell'insieme da questa. Sicuramente me la andrò a leggere, ma a questo punto aspetto che esce il volume che faranno. Sicuramente non leggerò tutti gli spillatini, ma qualche spillatino qua e là in base agli autori. Sapete, io leggo qualche spillato qua e là in base agli autori, però tutta la storia, tutto l'arco narrativo aspetterò di leggermelo in volume. Però per chi sta seguendo gli eventi di sì, qui c'è tanta roba. Sicuramente all'idea di base è veramente bella. Altro, l'ultimo volumetto del Free Comic Book Day è gli X-Men. Allora, vi dico subito che i disegni sono favolosi, ma sono rimasta indietro con la lettura di Power of X e House of X e quindi non ci ho capito un'emerita H. No, vabbè, devo recuperare la lettura, questa è mea culpa, perché sono appunto rimasta indietro con la lettura di queste due serie e quindi qui, insomma, se non hai letto il precedente è difficile capire bene tutto. Sono gli X-Men che io devo dire negli ultimi anni ho faticato un po' a leggere, quindi sono veramente indietro anche per questo, ma recupererò, cercherò di capirci meglio da questa anteprima. Non mi ha entusiasmato, ve lo dico subito, malgrado appunto in realtà dipende anche dal fatto che io sono rimasta indietro con la lettura e non l'ho capito sicuramente, però non mi ha entusiasmato, ahimè. Altro albetto che ho portato a casa che mi aveva messo da parte Francesco della mia fumetteria è questo volume del Batman Day, perché io in quei giorni non ero potuta andare in fumetteria e lui gentilmente me l'ha messo da parte. Qui abbiamo un calderone di vari piccoli assaggi di Batman, volume che in alcuni punti ho apprezzato di più, in alcuni punti un po' meno, però sicuramente insomma per gli amanti di Batman è immancabile. Però questo, se non siete stati nelle fumetterie durante il Free Comic, era un albetto gratuito, ma non so cosa sia uscito, se qualche cosa sia stata editata sulle altre testate. Altra cosa che avevo preso, che in realtà non ve ne avevo parlato gratuita di anteprima, è Undiscovered Country. Non l'ho preso questa volta, l'avevo preso l'altra volta, però nel frattempo l'ho letto. Disegni splendidi, però allora, se voi lo state apprezzando perché è un fumetto osannato, spiegatemi bene il perché. Io ho un problema con questo genere di fumetti. Tutto sto testosterone con la bandiera americana sopra fosse filtrato da un po' di elemento femminile pure, ma anche lì avrei difficoltà. Ma veramente, cioè, io non sono in target, te lo dico. Tutto sto testosterone, bisogna far vedere che noi abbiamo i muscoli, siamo più forti, ce l'abbiamo più lungo. Non è per me. Però so che è amato da molti, quindi scrivetemelo, fatemelo sapere con un commento, perché evidentemente io non riesco ad apprezzarlo, non riesco ad andare oltre a questa cosa, quindi credo sia più che altro un mio problema. Oltre a questi volumetti, come vi ho detto, c'era quello di Topolino, che ahimè non era arrivato in fumetteria e quindi non ho. Poi passiamo agli acquisti fatti in fumetteria, insieme insomma agli albetti presi, e sono Buffy l'ammazza vampiri con questo crossover con Angel. Ormai sapete del mio amore per i vampiri, e ho già dato una sfogliata e i disegni sono favolosi. Poi ho preso Arcadia, che è il seguito di Nomen Omen, la serie. Nomen Omen, vi ho fatto la recensione del primo, sono in realtà rimasta indietro con la lettura, ma ho amato talmente il primo volume, la recensione ve la metto comunque nelle schede, ho amato talmente tanto il primo volume che ho preso a scatola poi chiusa anche Arcadia. Adesso che ce li ho tutti mi farò una mega lettura e sicuramente ve ne parlerò sul canale, perché il primo volume l'ho adorato. Comunque sono del duo Bucci e Camagni e veramente il primo è stato una lettura favolosa, un con fantasy, ma ve ne parlerò meglio. Poi ho
portato a casa finalmente il secondo di Once and Future. Del primo anche vi ho fatto la video recensione, la trovate sul canale, ve la metto comunque nelle schede. Allora, io ho letto solo le preview del Free Comic, i fumetti ancora non li ho letti perché sono stata l'altro ieri in fumetteria, ma questo è il primo, l'ho adorato alla follia, una delle migliori letture di quest'anno e non vedo l'ora di leggermi anche questo, che so che già amerò tantissimo, quindi non vedevo l'ora di averlo tra le mani e manine. Ultima cosa presa in fumetteria è questo Olympia Giglos, Olympia, non so come si pronuncia. Di questo ho visto la video recensione sul canale YouTube di Valentina Gambarini, quindi dalla sua video recensione credo che mi possa piacere assolutamente. È un fumetto per un pubblico più adulto e parla di questo tizio che vive nell'antica Grecia e si trova teletrasportato in epoca moderna. E quindi niente, dovevo leggermelo assolutamente. Questo è uscito al costo di 6,90 € per l'edizione Star Comics, è il primo numero, quindi credo che vi parlerò anche di questo essendo un numero 1, magari o in qualche wrap up o in una video recensione, appunto dopo averlo letto ve ne parlerò meglio. Questi erano i miei acquisti e soprattutto i volumetti del Free Comic Book Day. Vi ripeto, è un'iniziativa veramente lodevole, anche perché insomma per le case editrici stampare tutta questa roba e regalarla ai lettori è un costo, quindi insomma un costo sia per le case editrici che per le fumetterie, insomma c'è tutto un lavoro dietro per portarci queste anteprime, quindi sicuramente è apprezzabile. Sicuramente io apprezzo tanto queste iniziative, anche se, ahimè, devo dire, contribuiscono ad aumentare la mia wishlist, ahimè, di titoli che non avrei mai pensato e infatti ho aggiunto cose dopo queste letture, ma vabbè. Fatemi sapere se anche voi avete partecipato al Free Comic Book Day, cosa vi siete portati a casa, cosa avete letto, cosa vi è piaciuto, cosa no. Lasciatemi appunto un commentino sotto al video. Io intanto auguro buona lettura a voi, buona lettura a me e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!